William è stato molto carino perché mi ha chiesto come l'hai fatto il suono di quel podcast? Io ci sono rimasto, sai, quando ti arrivano queste cose tu dici, oddio, l'ho fatto talmente male che questo addirittura si è sentito di doverlo chiedere, e invece a quanto pare gli è piaciuto, per cui mi ha chiesto qual era la mia ricetta, e a questo punto io ti faccio vedere dove ho preso i componenti, i fagioli, i pomodori, tutte le cipolle, come le ho tagliate, e poi come ho cotto e cucinato il podcast. Quello che ti faccio vedere sono i miei segreti, praticamente, su come ho realizzato la ricetta del podcast che William mi ha chiesto. Magari interessa anche a te. C'è un SSL 4000E della Universal Audio all'interno dell'ingresso Unison, e come lo uso? Molto leggero in realtà, perché come vedi io entro con un segnale bassissimo, ma veramente basso a dei livelli assurdi. Dato che non me ne frega niente dei frusci, perché qui siamo in digitale, posso permettermi di sfruttare questa tecnica, tenere molto basso il segnale d'ingresso per avere un expander estremamente preciso nel togliere appena i rumori di fondo, facendo in modo che non ci sia proprio il rumore della stanza, il rumore dell'ambiente. Quello che negli anni 70, e poi alcuni lo fanno ancora oggi, si portano dietro questa tecnica, cioè registrare il tono, il room tone, chiamato così, il tono della stanza, ecco, e io lo elimino completamente. Io se voglio mettere un room tone ce lo metto, tanto ci sono fisicamente proprio dei file che tu puoi utilizzare, addirittura dei software che realizzano questo rumore di fondo se lo vuoi realizzare, però non ci voglio mettere il mio, questo non mi interessa, non voglio che ci sia, lo voglio scegliere se toglierlo o metterlo, preferisco non averlo in registrazione, infatti non ci entra. Non ci sono compressori attivi, in compenso ci sono dei filtri attivi che lavorano tutti quanti a eliminare eventualmente rumori che nell'expander andrebbero ad attivare e ad aprire l'expander stesso. L'expander è un gate, praticamente una porta, no? L'expander gate, io utilizzo la versione expander, le X nella selezione, con attivi i filtri in Dynamic Sidechain. Poi addirittura avevo lavorato anche mi è rimasto così, l'equalizzatore attivo con il pre-dynamic, cioè questo non è in sidechain ma proprio mi pulisce leggermente le basse partendo dai 30 Hz, ma la curva è molto ampia su tutta la parte che precede eventualmente anche il compressore, che in questo momento però io non ho attivato. Qui non c'è il compressore attivo, quindi sto entrando solo con l'expander. Poi segue, il segnale passa, va nel Teletronics, che come puoi vedere qui lavora in questo modo. Non toglie più di 2 dB, non ci arriva oltre i 2 dB, ma sì, forse con qualche picco, ma poca roba, veramente. Anche qui c'è un controllo della dinamica sulle medie, di fatto, medio-basse, medie, medio-basse. In pratica ignora completamente le frequenze basse, si concentra a comprimere le medie. Medio-basse in modo particolare. Segue al Teletronics un 1176 che mi fa da limiter in realtà. In effetti lavora un pochettino di più, essendo molto veloce l'1176, e poi ha un colore particolare che mi piace molto, molto bello, broadcast, I love it, e quindi lo utilizzo come stage finale di questa catena audio. Non c'è nient'altro. Questo è il suono con cui entro direttamente dentro al software. E adesso ti faccio vedere invece l'operazione di mastering e pulizia nel software. Allora, quello che ti racconto del progetto. Il progetto è molto semplice, è su Reaper. Questo è Reaper travestito da Pro Tools. E dunque la prima cosa che vedi qua davanti è il C6 che mi sto ancora portando dietro e che utilizzo come software che praticamente mi abbassa il livello delle musiche e degli effetti sotto alla voce. La voce si trova
qui, ti chiudiamo anche questo, chiudi questa finestra. Allora, qui ci sono tutti i canali della voce, no? Sono tutte le tracce, singole tracce mono, dove registro la voce, che poi va a finire dentro una cartella stereo, ok? Quindi è un bus esterno che mi funge da mastering della voce. In effetti il suono della voce viene masterizzato tutto qui con 4 plugin. Poi finisce sul master, che contiene dei plugin di controllo, nient'altro. C'è un limiter che però in realtà non è neanche attivo, guarda, non l'ho nemmeno attivato. C'è il VLM Plus, che potrebbe essere questo, anzi è questo, che come vedi non ha il True Peak Limiter attivo, quindi con questo io controllo semplicemente che stia a -1 dB. Tutte le tracce delle musiche vengono controllate attraverso il sidechain da questo, quindi è tutto con controllo esterno. Il suono lo va a prendere nella folder, quindi nel bus delle voci, dove arrivano i suoni delle voci. Entra dentro in sidechain a questo compressore e le musiche si abbassano quando la voce entra. Poi c'è anche qualche piccola automazione quando necessaria, ma pochissima roba, perché comunque è un podcast prettamente vocale, le musiche sono solamente di contorno e niente di particolarmente eccitante, non è vero? Dunque, tra i 2 podcast che ho fatto su questo progetto c'è una differenza. Infatti questo l'ho fatto su un altro canale perché ho trattato la voce, no, diversamente no, però pensavo di dover modificare il suono. Sì, in effetti l'ho modificato di 6 dB perché sono entrato con 6 dB in più. Vedi, qua è a -6, e qua sono a 0 praticamente. Ma su questo canale, nel precedente, io avevo usato un API ed entravo a -12. Sapere che mi telefona un'agenzia per propormi un redazionale dove io avrei potuto parlare di me stesso. Si vede più o meno -15 dB, ma in realtà i picchi qua al massimo sono a -12 dB e ho usato un API. Nel podcast successivo ho cambiato tecnica. Il mio studio della campagna pubblicitaria chiamata lo spot per chi fa gli spot. Vedi, arrivo a -6 dB. Ci sono 6 dB di differenza, cioè io entro a -6 nella DAW, non entro a -12 o a -18, entro a -6 con il suono parzialmente trattato con 2 compressori e l'SSL che lavora molto poco, molto, molto tranquillo, ma non mi sembra che questa cosa abbia creato degli scompensi alla DAW. Reaper ha lavorato tranquillamente, anzi il suono a me piace più questo, con cui sono entrato con un suono molto più caldo, diciamo. Poi alla fine naturalmente ho compensato, nel senso che tutta la catena microfonica di prima lavorava con 6 dB in meno, non è che glieli lascio, li ho tolti, ho abbassato i 6 dB direttamente alla traccia in modo da rispettare il mastering che avevo fatto in precedenza e praticamente ho utilizzato allo stesso modo. Il precedente è fatto con un API, il successivo è fatto con l'SSL. Sono le uniche differenze tra i due podcast. La differenza di plugin che ho utilizzato in Insert e in Unison sulla Apollo. Allora, il primo software che utilizzo, che probabilmente è quello che caratterizza tutto il suono, è quello di Josh, Magic Flow della Acustica Audio, che mi piace tantissimo. Mi piace anche quando lo esagero, perché in effetti questo è un software che se lo esageri si fa sentire parecchio, lavora molto sulle dinamiche, sul controllo delle dinamiche anche sulle varie bande di suono, quindi un Dynamic EQ. Insomma è una bella macchina che è in grado di fornirti un suono molto molto bello e molto caratteristico. Non contento, ci ho messo comunque un Teletronics a guardia subito dopo, seguito, se non ti bastasse, per fare un mastering finale, se vogliamo dire così, della sola parte vocale, da un software della Plugin Alliance, si chiama BX Console. Questo è l'AMEC 9099, AMEC 9099 The Brainworks. Secondo me sono fantastici questi plugin, tra l'altro te li tirano nella schiena molto spesso, quindi
sono da avere assolutamente. C'è una cosa che ho utilizzato, che è stato il fatto che questi software, diciamo, emulano quello che facevano le console vere e proprie, che essendo non digitali non erano esattamente uguali un canale per l'altro. Quindi avevi il canale, dato che esco in stereo sul bus delle voci, su un canale c'è il suono che avrebbe il banco numero 2 e sull'altro il banco numero 3, e l'ho tenuto in stereo mode con attiva appunto questa funzione. Non so se si sente o se è una cosa che è semplicemente nella mia testa, potrebbe anche essere quella, però quando lo attivo a me dà questa impressione, nata, è un po' diverso, è un po' analogico, cazzate enormi, vabbè, comunque suonava bene. L'Amex io lo uso molto spesso quando devo trattare le voci, magari ripulirle anche un pochettino, perché ha un ottimo gate expander, dei filtri che ti aiutano molto, li puoi posizionare nella catena in modo particolare, quindi in input, in post oppure in sidechain, quindi far lavorare il gate e l'expander in un modo più preciso, puoi pulire molto bene i suoni e poi ha questa caratteristica che io qui in questo caso ho utilizzato, diciamo, come mastering finale delle voci per il progetto che si chiamava appunto Lo spot per chi fa gli spot. Prosegue il mio studio della campagna pubblicitaria chiamata Lo spot per chi fa gli spot. Faccio un Come vedi, qui mi lavora un po' di compressore, un po' di limiter, e poi c'è un gate expander sempre attivo che mi va a pulire ulteriormente eventuali sporcizie che io ho lasciato nell'editing. Come ho fatto l'editing? Beh, quando sono andato a fare l'editing, io per ogni pezzettino di fiato sono andato a scegliere di abbassare di 21 dB. C'è un'automazione che utilizzo: quando arrivo nel punto in cui c'è il respiro non lo tolgo completamente, ma lo abbasso quanto basta per cui si senta il respiro, per cui tu mantieni diciamo il flusso della narrazione con il respiro, ma molto abbassato, perché creando un mastering così pesante la voce porterebbe fuori naturalmente ancora più, i fiati sarebbero improponibili, click, fiati eccetera diventano veramente difficili da gestire, quindi devi avere una registrazione molto pulita in ingresso, poi pulirla ulteriormente se la vuoi spingere a meno 14, meno 16 dB con un certo peso. Questo è quello che ho fatto in questo mastering. Come suonano singolarmente? Beh, io te lo farei anche sentire come suonano singolarmente. Il problema è che ognuno di questi plugin aggiunge un livello, cioè porta a livello il suono, quindi li ho tutti quanti calibrati. Se io le disattivo, semplicemente tu senti il volume che si alza o si abbassa. Molto spesso il fatto di avere un volume molto alto ti dà l'impressione che suoni meglio, e quindi non senti realmente l'effetto del plugin, quindi dovrei andare a farti sentire che cosa offre ognuno di questi plugin. In realtà è una cosa che puoi fare tranquillamente tu se ti prendi anche solo la versione demo, per esempio del AMEC 9099, già lo inserisci con un preset, senti immediatamente il peso che ha questo plugin, e idem, soprattutto questo plugin di Josh Godwin, Magic Flow, dell'acustica audio. Questo qui è una roba eccezionale, secondo me è veramente fantastico sulle voci. Non è una catena come è per esempio l'AMEC 9099, perché non ha quel tipo di caratteristiche, però ha veramente dei controlli eccezionali e soprattutto da un particolare suono che a me è piaciuto tantissimo. Questo è come ho fatto il mastering delle voci, che poi naturalmente ho ottenuto a meno 1 dB, perché andavo su piattaforme che mi consentivano di arrivare a meno 1 dB. Ok, questo è quello che ho fatto. È chiaro, io non sono un fonico professionista, seguo fonici, faccio corsi per fonici per cercare di capire meglio quello che sto facendo, soprattutto per quanto riguarda le mie produzioni personali, però di fatto io non ho un diploma da fonico, quindi potrei aver fatto delle cagate micidiali nel caso di la tua, e per il resto spero ti sia piaciuto e soprattutto ti possa essere stato utile.